Micaela, ciao Elena, Ciao. sistemati, quando sei pronta iniziamo. Mhm. Abbiamo sentito i suoi punti, ti accompagno contando da 5 a 1 a connetterti più profondamente a lei, come spesso accade. Se qualcuno si chiede come fai a andare in ipnosi così velocemente, che sei brava è perché sei allenata. Mm. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, è lei. E arriva un po', cammina ma un po' danzando e mentre arriva muove come se fossero dei veli e ogni volta che cambia mano cambia velo e i veli sono le persone che stanno intorno a lei. È come se dovesse tenerle, è come se dovesse trasportarle lei, fargli fare i movimenti lei. Le persone, cioè la sorella e la madre, No, tutti in generale, un po' lei che lo fa. cioè lei li muove. Sì. Io non so cosa aspettarmi da questa sessione, francamente non ho ben capito quali siano i problemi principali. Sono una sessione un po' strana che parte da delle premesse così, con un punto interrogativo. Ti dà l'autorizzazione, Micaela? Sì, Ok, vibrazione di Micaela. 23 miliardi, Percentuale di consapevolezza. 169, Rapporto tra anima e spirito. 62, 38, Vite precedenti il numero. 1028, Percentuale di cervello utilizzata. 9.2. La vita più importante oltre a questa di Micaela. Allora, ho visto questo signore un po' anziano in cima a un monte, proprio alla fine, mm, proprio alla cima del monte, all'estremo di un paese, e mi dice di essere un druido. E questo qua è Micaela, in un'altra vita. E- Ed è importante anche in questa vita perché lì aveva imparato tutte le capacità medianiche che ha. Cioè lì aveva messo insieme tutte le capacità medianiche che aveva imparato in tutte le vite. Ok, quali sono? Quelle del druido. Allora, quella fondamentale è proprio trasformare. mm, Trasformava, tutto ciò che trova in natura mischiato con l'acqua e con altri liquidi vedo che diventan tipo fumi
È come se questi fumi mandassero dei messaggi. Cioè, vedo proprio che a livello energetico lui creava, vabbè, principalmente per sé le cose e poi aiutava anche tutti quelli del paese facendo questa trasformazione. Quindi prendeva tutti gli elementi della natura, quindi vedo spesso degli aghi di... Aspetta che c'è un eco. Ok. Mhm. Non l'ho sentito io. C'è qualcuno? Mandati. Ehm, vedeva, cioè vedo degli aghi, delle bacche, delle foglie, ok, gli elementi della natura, insieme ad acqua e alcol, penso, comunque questi, dei liquidi, è come se li facesse bollire, tipo, ok, sul fuoco, e poi questo mentre lui li metteva assieme, come se li caricasse di informazioni particolari che insieme creavano questo fumo e attraverso questo fumo, man mano che usciva il fumo, lui proprio è come se lo manipolava e lo mandava e creava delle cose e anche le persone del paese aiutava e faceva creare, cioè era diciamo la persona che curava e che risolveva i problemi del paese. Quindi delle pozioni Sì, cioè istintive, naturali nel senso di istintive per curare e purificare i sì, componenti del villaggio, sì. anche come in forma preventiva per evitare che arrivassero problemi, carestie, Sì, sì, malattie, sì, infatti, tutto. Sì, sì, infezioni, sì, esatto, epidemie. proteggeva gli ambienti, proprio il paese. Come si chiama Siste- lui? Postic. Postic con la K finale? Mhm. Ma è di che paese è? Scandinavo, direi mm, norvegese. Ok, quindi pozioni. Seconda capacità medianica. Mm, levitava. Quando si centrava è come se lui faceva, prima di iniziare a lavorare, diciamo, quello era il suo lavoro, lui si alzava al mattino e faceva questa preparazione energetica su di sé e vedo proprio che levitava, quindi gambe incrociate, levitava e formava a livello energetico una specie di palla tra le mani. eh, e che, cioè, in eterico si vede proprio una palla viola di energia. Mm. Ok, e faceva la stessa cosa quando doveva, prima di andare a dormire, diciamo, e poi anche se durante la giornata doveva riequilibrarsi e ricaricarsi, faceva questa cosa qua. Poi leggeva nel pensiero, sentiva le energie degli altri, quindi lui è come se sapeva già in anticipo se una persona stava male, quindi che ne so, sentiva quella persona lì sta male, fra un po', cioè sapeva già che sarebbero venuti a chiamarlo, quindi si preparava, vedeva già cos'era e andava lui verso la persona, no? Per esempio. Veggenza, quindi. Sì, vedeva se arrivava qualcuno dall'esterno, se arrivava un pericolo dall'esterno, ehm, anche a livello ambientale. Preveggenza. Mhm. Sì, Quindi scusami, pozioni, lievitazione, veggenza, preveggenza. sì, vabbè, lettura del pensiero, Mhm. No, che ne so, ci- eh, telecinesi. le cinesi? Sì, allora, ce l'aveva, ma diciamo che non è che non la usava spesso, nel senso che non era... Vivevano con talmente tante poche cose che non è che aveva la necessità di... mm, Spostare por- oggetti. sì, Mm. esatto, però
C'era. assolutamente, sì. Ok. Teletrasporto, che però è come se lui le usasse solo, come se le venissero naturali, no? Perché allora in quella vita lì ha imparato, vabbè, tutta la parte di trasformare appunto le sostanze. Ok, però altre cose venivano da altre vite e lui da bambino ha recuperato quelle memorie, no? Quindi da sempre gli venivano facili tipo il teletrasporto, la telecinesi, leggere nel pensiero. Ma il Mm. teletrasporto come funziona per Postic? Lui si trova a casa sua, vuole Ok, andare sì. dal... Allora, come se io fossi lui. Quando tu mi hai detto come funziona, io mi sono trovata dentro di lui, ok, e lui vede, che ne so, vede una persona che sta male del paese, vedeva? Se Mhm. era urgente o che, lui visualizzava la cosa, l'immagine, no? Gli arrivava la chiaroveggenza di questa preveggenza di questa persona che stava male, o chiaroveggenza, dipende. Quindi vedeva che stava male, lui doveva essere lì e quindi si collegava, si collegava all'immagine e entrava dentro l'immagine. Quindi Mm. il teletrasporto funzionava così per lui, no? Quindi Si arrivava trovava lì, l'immagine, si trovava lì, sì. quindi guariva la persona, curava la persona, Mhm. interageva con i familiari, Sì, beveva una ciotola di tè, sì, sì, sì. brodo. Mhm. Qual era la percentuale di Postic di cervello utilizzata? Utilizzato? Allora, standard, cioè sempre, diciamo, a riposo, 28%. E il lavoro? Lavorando? È arrivato al 53%. Teletrasporto 53. Mm. Quando? Anno? 1796. La conformazione dell'organo cervello di Postic è la stessa di Michaela e nostra. Sì, cambia un po' sì, la conformazione è la stessa, cambia, è cambiato, cambiano le trasmissioni chimiche proprio interne, perché è come se si modificassero in base al tempo, cioè in base al periodo in cui si vive, perché in base Mhm. alle informazioni, agli stimoli esterni ci sono delle modificazioni neurofisiologiche e chimiche diverse. E, però tra Postic e Michaela anche sono andata a vedere la forma delle cellule, la forma del cervello è uguale. Non era per tutti così, però. Quindi potenzialmente Michaela può tornare al Mm, 28-53%. sì, Il suo DNA è tutto umano? sì. Ok, quindi questa informazione, questa predisposizione Mhm. dalla vita parallela passata del 1700, fine 1700 a oggi, dov'è? È in una zona di questo 52% di cervello. Allora, mentre noi impariamo ad aumentare la capacità cerebrale, una delle prime parti, zone che si riaccende, vedo adesso, è la zona delle esperienze vissute.
ok? Cioè quando arrivi più o meno, adesso sto guardando Postic, ok? Quando arrivi più o meno intorno al 30% di utilizzo del cervello, la zona successiva che si riaccende è quella la memoria di tutte le esperienze vissute, quindi l'informazione di tutte le esperienze vissute e chiuse. Ok, come se ci fosse un immagazzinamento di cose imparate, consapevolezza ottenuta. Mm. E per Ma se- andare, Mhm. per andare oltre ci deve essere quella parte lì che è accesa. È accesa quella di Michaela? No, deve arrivare prima al 30% di utilizzo del cervello. Chi l'ha detto? No, in base a quello che ho visto di Postic, cioè lui Mhm. ha ripreso tutta la memoria, quindi poi gli tornava tutto facile dopo che il 30% del cervello era attivato. Infatti lui rimaneva poi normalmente sempre intorno al 28-30. Mm. Tu ce l'hai questa parte da attivare di memoria delle vite passate parallele? Allora ce l'ho. Ti posso dire che non è sempre. Ho come l'impressione che ogni tanto si accenda, Mhm. perché a volte ho come l'impressione che io vedo delle cose che so già di avere fatto e so come fare, però poi come se si spegnesse di nuovo. Mettici un ad eternum lì nella tua zona. Quale zona del cervello? Dividiamola in quattro. Metà avanti, metà indietro, destra, sinistra. Così. Allora, è più o meno tra la parte anteriore e posteriore dell'emisfero destro, Ok. di me. Mettici un ad eternum lì, nella tua e nella mia zona in questione. Mhm, mhm. Che succede? Mi sono arrivate un sacco di immagini di cose che facevo. Mm. Fanne tesoro. L'hai fatto anche per me? Mhm. Ok. Dovrebbero arrivarti forse. Quindi la memoria di quello che eravamo e che sapevamo Mhm, fare. mhm, Va bene. Micaela è interferita. Se sì, facciamo entrare le entità, a sinistra le eteriche, a destra le mentali, se ci sono. Tipo talk show, no? Gli ospiti. Sì, c'è interferenze eteriche, vedo due uomini del tempo con un uomo della sorgente sopra, come se gli uomini del tempo sono quelli che agiscono e l'uomo della sorgente è quello che coordina. Mm. E poi vedo due entità mentali, una di livello 2 e una di livello 3. Preposte a quale compito? Poi aspetta, c'è tipo boh, non so mai,
se c'è un nome, no. Tipo un uomo, un umanoide, finissimo e altissimo. Mhm. Come insetto stecco. Sì, che ha tipo in mano come se fosse uno spillo gigante, tra virgolette, e che interferisce su Micaela con questo spillo. Quindi è solo, non sempre, non la interferisce sempre, ma è lì pronto, è molto attento alla vita di Micaela e quando è necessario lui interferisce. Di che DNA stiamo parlando? Mantide e, e felinoide. Come si chiama l'insetto stecco? Jordi, Con la Y finale. IE, con la iota iniziale ORDIE. Oddio. Hai detto, scusami, le altre entità eteriche sono? Um, un uomo della sorgente con due uomini del tempo sotto. Ma tu per uomo della sorgente cosa intendi? No, boh, te lo dico, mi è arrivato così, vedo tipo un uomo, una specie di... Allora, io li vedo, gli uomini del tempo è come se vedessi degli uomini ehm, ehm, come se fosse solo la bozza, no? Tipo in uno schizzo, come se fosse la bozza con questi mantelli neri, tutti neri. Mm. E l'uomo della sorgente, dico così, io che sono uomo della sorgente non lo so, è uguale ma è più rosaceo, sul rosa, come se fosse fatto di un gel rosa. Ok. Entità mentali, 2 e 3. 2. Allora, la 2 è quella che la fa sentire un po', s- diciamo spesso è come se che fosse intenta ad abbassarle un po' l'umore, perché lei tendenzialmente sarebbe sempre molto allegra, molto positiva, molto eh, emozionale, molto, la vedo come molto accogliente, ok? E questa entità di livello 2 è sempre lì intenta a abbassarle un po' l'umore, a evitare che vada in eccesso in positivo, per alzare, che alzi troppo le vibrazioni, quindi eh, mandarle dei pensieri più seri, più cupi, Vada a tua più... madre. Eh, mm, Mettiti d'accordo con tua sorella per la mamma. sì, Può essere. oppure hai dei doveri, no? Devi Mhm. fare, prima Brava devi figlia. fare, anche sì, Prima il anche al dovere, poi il compagno. piacere. Sì, esatto. No, piacere, non hai compiuto il dovere. Mm. Come anche il compagno, in che senso? Anche rispetto al compagno, Lo cioè hai così, trascurato? Vabbè, sì, sempre si sensi di prepara da colpa. mangiare. Sì, sì. Sensi di colpa, sensi di colpa, sensi di colpa. E la 3? Allora, la 3 è come se le creasse confusione. Eh, la sua capacità di fare le cose in maniera molto sequenziale e logica la portano a arrivare all'obiettivo in maniera molto diretta e molto fluida. Ok, questa entità di livello 3 a volte, poi magari lei riesce a superarlo perché è abbastanza forte, la vedo, però è come se la facesse saltare, le facesse saltare dei punti, che però poi inevitabilmente sono
a passare, quindi poi deve tornare indietro e poi la fa saltare, cioè le confonde tutte le carte, la fa proprio saltare in maniera discontinua nelle negli vari step per arrivare all'obiettivo, no? Vedo proprio come se ci fosse una linea retta, qui è l'inizio e qua è la fine, e Mm. questa entità fa fare così, solo che per arrivare là e finire bene là deve passare tutti i punti. Va bene, chiamiamo un po' di disincarnati. Il padre, la sorella e il fidanzato della Mhm, sorella. Questi ultimi due morti in un incidente motociclistico tantissimi anni fa, mhm, 45-7 anni fa. mhm. Arrivano? Io ho già visto prima, però adesso ti descrivo cosa vedo ora. C'è il fidanzato della sorella con la moto, c'è il padre che ha in testa, lo vedo un po' rotondo, sì, un po' rotondo, un po' ciccio, con un cappello, Che è questo il padre di lui? no, di No, lei, di lei? di Micaela. Ah. E poi vedo il fidanzato della sorella di Micaela con la moto e la sorella non c'è lì, come se mancasse il pezzo di fianco al fidanzato, tra il padre e il fidanzato. Vedo la parte, potrei dirti la rappresentazione della sua parte eterica di questa vita, Mhm. ok? Ma la PS della sorella è nella figlia di Micaela. Mi veniva una parolaccia che iniziava con CA, Mm. poi alcune lettere e poi un punto esclamativo. Cioè la PS Eh, della sorella è nella figlia di Micaela. mm, Gli anni tornano, sì, mm. Micaela. È per quello Sì, che perché l'ho tu l'hai chiesto prima perché perduta, l'avevo già vista. Ah, che eri una ragazzina, no? sì. E lontana dall'essere sposata con Mm. figli. Quindi non si presenta la sorella. No, no, noi adesso chiamiamo la scena e c'è tipo le lettere, rimane tipo il ricordo, come se Mm, 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 mm. l'informazione, no, che c'è stata, È ecco. l'eterico. Sì, Se non si esatto. è rimesso in gioco, se non è tornato nella Eh, grande sì, piscina dell'eterico. penso di no, perché lo vedo lì un po' sollevato. Quindi c'è il fidanzato, c'è il Mm. padre un po' in carne, il fidanzato come lo vedi? Allora, lo vedo molto genuino, nel senso come se fino a quel punto avesse vissuto mh, con poca esperienza di vita, no? Molto genuino. Lo vedo ancora scioccato, quindi appare con gli occhi spalancati. Agganciato ancora alla moto, cioè come se fosse rimasto congelato là. Ok, Mm. rivediamo la scena con lui, la scena dell'incidente. Eh, Lui però è fuori, ok. collegato da questo che è solo un film, Mhm. al rallentatore, lentamente. Lui da Mhm. lì può vedere tutto quello che è successo in eterico. Se sono intervenute delle entità, sono state effettuate delle abduction, ci sono stati degli uomini del tempo, tutto quello che è successo, lui lo vede. E quando succede l'impatto, poco prima, gli si presenta in mano il contratto che lui ha firmato con se stesso. E lo legge, e ce lo legge.
successo? Boh, qua. Allora. Allora, erano in moto, ok, su questa strada. Lui stava dicendo due cose a lei, quindi aveva girato un filino la testa, no? Che se guardava con l'altro occhio la strada. Mentre girava la testa è sbucato questo trattore, ok? Quindi lui se l'è visto proprio in faccia, ha spalancato gli occhi e ehm, chi guidava l'autista? C'era l'autista e l'autista era comandato Mhm. da un uomo del tempo che ha fatto sì che l'autista cioè, come se avesse spento l'autista è andato dritto e su quel contratto lì c'è scritto io ti devo annientare perché tu sei con la tua anima gemella. Fiamma gemella, scusa, fiamma. Quindi la sorella e il ragazzo erano Mm. fiamme. Che figli di... Sì, sì, mi è arrivata una roba. Lui si è... No, non si è incarnato ovviamente è lì. No, lui no. Vabbè, è un caso un po' particolare questo, insolito. Mm. Vuole lasciare un messaggio alla sua fiamma, la figlia di Micaela. Ti aspetto per la prossima vita. Cioè, Ok. come se adesso si fosse reso conto che è tardi, no? Perché il gap eh, di età è troppo per questa vita. Mm. Quindi quello che mi ha fatto vedere è che se lui si incarna adesso c'è troppa distanza. Cos'ha tua figlia? 25 anni? Meno? 22? 23? Ok, vabbè, se nascesse oggi sarebbe 53, 20 anni. Mm. Mm. E, e quindi quello che proprio un messaggio che è arrivato è aspetto per la prossima vita. Perché lei si è incarnata? Perché ha scoperto come liberarsi, come se avesse avuto l'occasione di vedere come funziona, Mhm. no? Quello che noi facciamo vedere sempre ai disincarnati, no? Lei l'ha visto, ha avuto l'occasione di vederlo e quindi si è liberata da questa vita e cioè da quella cosa lì e si è reincarnata. Si è reincarnata lì perché è come se lei si fosse... Allora, la sua PS si è trovata un po' spiazzata nell'incidente, nel senso, sì, le esperienze che ha scelto lei, ma come se non era non c'è la certezza in un caso del genere che tu riesca magari a sopravvivere o no, come fisico, ok? E quindi lei si è trovata morta, quando in realtà l'esperienza poteva essere, vediamo cosa succede, vediamo l'effetto che fa comunque rimanendo in vita, Mm. ok? E invece è morta, ma lei voleva continuare a fare l'esperienza di questa famiglia. E quindi quando è riuscita a vedere questa cosa, la prima occasione che ha avuto è stata quella di sua nipote. È come se, avendo il collegamento della data, è come se lei a livello di consapevolezza ripartisse da lì. Va bene, apriamo il portale aureo a questo punto Mhm. solo per il padre ed il fidanzato, ma chiamiamo tutti i parenti di Micaela, di tutte le sue generazioni. Zie, nonni, nipotini, nipoti, bisnonne, trisnonne, trisnonni, bisnonni, tutti. Se qualcuno vuole lasciare un messaggio specifico lo può fare adesso. C'è una nonna che è come se
si fa vedere in mezzo alla folla, tra virgolette, e per dire tu sei sempre stata la mia nipote preferita. Basta, stanno andando. Perfetto. Causa esoterica, Elena. Quando è chiuso, me lo dici? Chiuso. Del legame ipertossico con la madre, di cui lei deve essere a totale servizio, e con la sorella con cui con cui si divide il compito di essere a totale servizio della madre. Madre che sì, oggi è molto anziana, ma ha sempre preteso questo, ha sempre creato questi problemi. Sì, è l'interferenza di quel insetto steccoli. Jordi. Sì, con quello spillo gigante. Allora, diciamo che siccome lei è molto forte, diciamo che le due interferenze eteriche, quindi gli uomini del tempo e della sorgente con questo Jordi collaborano. Allora, Jordi la tiene bloccata ferma legandola sempre alla mamma. Ok? Quindi lavorando sul suo senso del dovere, che poi è un po' quello che fa anche l'interferenza mentale, sul suo senso di dovere, sul suo senso di colpa, diciamo, l'idea che gli è stata sempre inculcata che bisogna pensare alla madre, ai genitori, ai familiari, sacrificarsi per il benessere degli altri. Ok? E quindi proprio quando lei magari quando l'interferenza si accorge che Micaela può fare qualcosa che la rende più libera, attiva lo spillo e fa sì che lei debba correre dalla mamma, che la mamma abbia un'esigenza. Ok, chi ha fatto, se c'è qualcuno che ha fatto rubare la badante in casa della madre, c'è qualcuno? Qual è la causa esoterica di quella fortunata, fortunato ingaggio di badante? Cioè, se ho spiegato malissimo, ma hai capito. Sì, sì, ho capito. Lì era è stata più l'interferenza della sorella, che c'è proprio tipo quasi una c'è quasi un'entità eterica deputata a fare quelle interferenze diciamo di furti. Vedo tipo um, una specie di posto dove sono pronte delle interferenze eteriche che servono, che rubano, che fanno rubare, ok? Quindi creano questa interferenza qua. E ogni tipo di furto ha un'interferenza diversa. Però era più l'interferenza della sorella, la sua. Ok, in tutta questa storia c'è l'alcol del padre e poi anche quello della madre. Vabbè, il padre è andato nel portale aureo, quindi ciao ciao, interferenza dell'alcol. C'è un'entità mentale collettiva legata all'alcol? Sì, E vi è connessa la madre? la vedevo connessa, la vedevo adesso no. Però è come se le avesse lasciato, come se le avesse fatto uno squarcio nel cervello, vedo. Ok? Chi a chi? L'entità mentale, Dell'alcol. dell'alcol, sì, Alla alla madre. mamma, alla madre.
Con che esiti? Ehm, il fatto che non parli, è come se avesse isolato completamente la mente dalla parola. Quindi è come se lei nella mente vede tutte le scene, vede tutto, ma non può più esternarlo. Questo l'aveva detto Michaela, non mi ricordo. Sì, sì. Mi ricordo che aveva detto che non parla, non so. Ok. Va bene. Chiamiamo la madre nel cinema, la sorella nel cinema, tutti quelli che vogliono presentarsi, per esempio il marito di Michaela, la figlia di Michaela, una figlia, Mhm, giusto? Mhm. mhm. Si presentano tutti? Sì, Vabbè. la figlia davanti proprio, con il marito la seconda fila, poi la sorella più o meno a metà e la mamma quasi in fondo. Va bene. Cause esoteriche sparse, 3 bisce in casa. Mai successo in tanti anni. È un'interferenza però non sua. Du familiare? Mm. Chi? Del marito. Numero che la protegge e che lei poi considera non più così valido perché lo vede all'interno di un contesto di interferenza. Diciamo il fatto che lei si sentiva protetta da quel numero era un'interferenza. Vedo un EDL legato a... a- Mhm. Sì, sto cercando di capire. Come se vedo questo EDL collegato un po' alla 2, un po' alla 3, no? Che non è... è intorno a Michaela, non è dentro. Che è collegato tipo a un filo che va lontano, è come se girasse l'angolo, no, di un caseggiato. Mhm. E dietro c'è tipo un uomo incappucciato che lo tira. Come se fosse una trappola per portarla dove vogliono loro. Non so se mi sono riuscita a spiegarmi. Ok. Causa esoterica dei problemi fisici. Iniziamo con l'apparato scheletrico. Allora, vedo che c'è stata un abduction e lì vedo come se fosse su questo lettino, ok? Come se fosse stata schiacciata da una lastra di metallo in eterico, anche se non è stato fatto proprio, però è come se fosse stata messa sul lettino con una lastra sopra e l'impulso che la lastra mandava era come se la schiacciasse. Ok, e da lì io vedo che lei è uscita quasi con fatica, cioè quasi che faceva fatica a camminare per il dolore da tutte le parti. È come se attraverso questa cosa le avessero messo la memoria nelle cellule del suo apparato scheletrico. Di che tipo? Ehm, Malata. sì, Problemi. proprio la memoria proprio di questi dolori, di questo schiacciamento, di questa compressione sulle ossa. Mm. Acufene. Allora, vedo che arriva un impulso dall'esterno, tipo un fischio fortissimo,
che dà fastidio, no? Che quasi uno deve mettersi, che quasi lei si deve mettere lì così per un istante e poi rimane questo fischio dopo questo rumore acuto. Io direi che glielo fanno in abduction notturne. Allora, quello che l'ho visto anche prima, però non mi era chiaro, adesso è chiaro. Lei è in grado di fermare l'orologio, di fermare il tempo, quindi, cioè, in alcuni istanti lei è come se fermasse il tempo e quindi vive in uno spazio un attimo a sé e poi torna in questo spazio e tempo e quindi l'orologio sembra fermo perché nel tempo della Matrix è passato il tempo ora. E questo lo fa lei. Mm. È come se le entità ne approfittassero di questa sua capacità durante la notte, ok? Quindi fermassero l'orologio apposta per far sì che lei, è come se cercassero di far sì che lei non si accorgesse delle abduction usando questo trucchetto, in maniera tale che lei pensi che sia lei che l'ha fermato l'orologio, ma in realtà durante la notte ci sono le abduction. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Sì. Artrite reumatoide. Stessa cosa. Problemi al polso. Allora, lì è come se le avessero messo c'è un impianto sotto, c'è un impianto che manda, da cui possono prendere le informazioni eh, qu- mm, della velocità e della quantità di impulsi elettrici che passano, come se ci fosse un circolo in tutto il corpo e loro da lì, è come se fosse invece che il battito cardiaco l'impulso elettrico che ripassa, no? Quindi il tempo e le volte che succede durante la giornata, come se tenessero, questo impianto è come se registrasse questa cosa e poi quando le fanno l'abduction prendono i dati. Scoliosi. È sempre quel problema là dello schiacciamento delle ossa. Va bene. Effetti di tutte le esperienze legate alla parte olistica, quindi costellazioni, Reiki, Theta Healing. Allora, dopo la prima costellazione hanno iniziato a fargli le abduction. Qual è la più deleteria? Qual è stata la più deleteria? Allora, io direi il Reiki. Il Reiki è iniziato, c'è stata l'interferenza dell'uomo della sorgente, gli uomini del tempo. Reiki, la più deleteria. Lì hanno proprio... Sì, allora, lì proprio l'hanno fermata, cioè ci sono gli uomini del tempo che ogni volta che lei cerca di riprendere le sue capacità, quindi la sua memoria da quella vita lì, arrivano loro e spostano i pensieri, li cancellano, cambiano le cose, le carte in tavola, e in maniera tale che l'uomo della sorgente possa prendere un pezzo della sua PS. E tutte le volte che lei se ne riappropria perché riesce e loro reagiscono e cancellano la memoria, ma quindi cancellano anche proprio il tempo in cui lei allora torna alla consapevolezza, no? Ritorna alla sua capacità, la mette in atto e gli uomini del tempo cancellano quel pezzo lì. Che carini. Le costellazioni? Dalle costellazioni hanno iniziato a fare le abduction. Ah, ok. Va bene. Date ripetute, episodi importanti.
Sono i messaggi della PS. Quando lei si rende conto di alcune date e quando vede quegli episodi lì, Mhm. la PS, la PS vuole dire a Michaela, che in quel momento lì è centrata, di concentrarsi di come sta, di quale vibrazione sente, di in quale stato è, per poi poterlo ripetere tutte le volte che lei vuole, tutte le volte che per lei è necessario. Ok, ed infine ha la sensazione, ma non ha saputo spiegarci qualcosa di più, di vivere 5 vite in una. Io vedo che lei è come se, più che vite, io direi fasi della sua vita dove ci sono state grosse interferenze. Mi è arrivata così adesso proprio. È come se io vedessi grosse interferenze che lei è stata in grado di consapevolizzare e di eliminare. Ok, e quindi lì è come se veramente lei l'ha percepito come se quell'esperienza lì fosse di un'altra vita, ma in realtà era esperienza di questa vita iniziata e finita. Mhm. Ok, quindi è come se la percepisse proprio di un'altra vita. Mhm. Invece che iniziare tante esperienze e portarle fino alla fine della vita e finirle in fondo alla vita, lei è come se facesse un'esperienza grossa alla volta e poi la chiude. Ma lei non ha la consapevolezza di queste 5 esperienze, tu le vedi? No, io vedo, non vedo, vedo, allora ti dico, la prima che fino ai 14-15 anni vedo questo arco di esperienza e vedo lo sfondo è bianco rosaceo, ok, e vedo lei che inizia da bambina, poi diventa donna, vedo che si mette la gonna, la borsetta, il cappello, si trucca i tacchi e poi finisce l'esperienza. Poi vedo un altro arco che è tipo, vedo tipo una staccionata di legno, poi vedo tutto uno sfondo verde e vedo come se ci fosse dietro un'insegna di un'attività che potrebbe essere eh, un'attività all'aperto dove lei dirige questa attività, ok, poi vedo il cielo azzurro e poi vedo la fine. Poi ce n'è un'altra dove vedo che forse è quella delle sue esperienze più, quindi delle costellazioni e del Reiki. Vedo questo cerchio, allora c'è uno sfondo più o meno bianco, come se fosse una stanza. Vedo un cerchio di persone e lei al centro e poi finisce. E poi c'è quella di adesso. Io non ne vedo cinque, vedo questi tre grossi archi e questo è il quarto. Ed infine la sua evoluzione è bloccata. Non riesce a visualizzare. Lei che era il druido. Mm, esatto, sono l'uomo della sorgente e gli uomini del tempo. Riescono a Eliminiamoli bloccarla tutti. completamente. Sì, sì, assolutamente. Sono eco. Ok, Andiamo al cluster. Eliminiamo tutto e poi facciamo un bel lavoro finale di recupero della memoria del mm, druido. ok. Mhm. Come lo Ok, vedi, cluster? Come li vedi i contratti? ogni, vi- ogni vita è una sfera energetica di quelle che faceva quando era druido. Come se lì nel cluster lei potesse rivedere tutta la memoria di tutto. Quindi vedere a che punto è arrivata di ogni esperienza, no? Mhm. Ehm,
vedere la percentuale di conclusione dell'esperienza e quanto le manca. È come se ci fosse delle stanghette, no? Che dicono questa esperienza qua che è legata a quelle vite là, le fa vedere tipo, è come se vedessi dentro questa sfera energetica dei cerchi e ogni cerchio rappresenta tipo il numero di vite di quell'esperienza e a quanta percentuale è quell'esperienza. Cosa vuole fare di tutti questi contratti? Buttarli via. Mettiamoli via, subito. Opla. In Mhm. modo da poter esperire nuove esperienze. Mhm. Quando l'ha Ok, chiuso. fatto, ok, crea un ad eternum, se lo sa fare me lo Sì, dici, se no assolutamente già fatto. è veloce, è in gamba, in Mm. eterico dico. Dal Sì, vivo lo sì. sappiamo, ma anche in eterico. Lo fa, lo mette e Mm. chiude la questione Sì, cluster. sì. Andiamo all'avatar. Non può far altro che essere fermo, immobile, spento. Via velocemente ed ad eternum anche lì. Ok, messo l'ad eternum. Ok. Ok, Mhm. perfetto. Ci sono ancora gli uomini del tempo, No. tutti gli ostacoli che le impediscono di aumentare la percentuale di cervello, le entità eteriche, tra cui Jordi, Mhm, no. l'uomo stecco col suo ago, ehm, l'uomo della sorgente, l'uomo del tempo, vabbè, varie entità, eccetera, le abduction, Mhm, gli no. impianti, le due entità mentali, se c'erano cloni, non vi preoccupate se non lo chiediamo alla fine, dopo questo lavoro non c'è mai niente, noi chiediamo, io Mm, chiedo mm, mm. giusto per, ma se non mi dimentico di dire se ci sono i cloni e poi mi scrivete, non abbiamo visto i cloni, no, non funziona così, non Mm, c'è una tabula rasa, mm. c'è la possibilità che torni qualcosa se Michaela non attiva nella Matrix i cambiamenti che abbiamo realizzato in eterico. Quindi Sì. spera che il mondo utopistico prenda piede nella sua realtà e attua sempre gli stessi schemi comportamentali, attua sempre le stesse questioni, non si dedica a ciò che veramente vuole fare, ai posti in cui veramente vuole andare, ai cambiamenti che veramente ha covato e non ha mai osato attuare. Qui sì che possono tornare alcune Mm, interferenze, perché di fatto si vive nel mondo della pappa pronta in qualche modo, si vive nel... Questo è un gioco, si deve giocare, mhm. punto. Stare lì ad aspettare di andarsene dal gioco, desiderare solo di andarsene nella sorgente, desiderare solo che non ci siano più i rettiliani, le cose brutte e quant'altro, significa non aver capito cos'è Mm. questo. È un gioco. E le cose brutte sono un'opportunità. Non dico di abbracciarle, desiderarle, dire grazie, grazie come fanno alcuni, io ringrazio e giù di lacrimoni. No, No, no. non posso parlare di Assolutamente. lacrimoni ultimamente. E giù di lacrimoni, ma mettersi engagement, no? Mi viene, non so perché in Mm, inglese. Engagement, no? mm, Mettersi in gioco, giocarlo il gioco, anche con leggerezza. Ho una madre strega, e vabbè, trovo il sistema per staccarmi dalla madre. Quindi mm, la prima badante rubava, rubano tutte? No. Quindi trovo il modo, la badante costa. Boh, mi organizzo in modo tale da, non so, nuda proprietà, no? Si vende la casa, in qualche mhm. modo si trovano dei fondi.
Cioè, se l'obiettivo è mi stacco dalla madre, uno trova il Sì, modo sì. c'è, il modo c'è, senza buttarla Mhm. alla finestra, cioè il modo c'è sano, si dà ciuccia alla badante e si dà lavoro a qualcuno, evviva, si è trovato un mezzo energetico, cioè un circuito energetico valido, che funziona, che ha un effetto giusto per la Mhm. madre, lei e la badante. Una lavora, l'altra non vede la figlia che evidentemente le dà sui nervi e la figlia è contenta e felice, può fare le sue cose. Mhm. Con queste nuove condizioni quanto vibra Michaela? 378 miliardi. Una cosetta, così. Mm. Quanto è la sua consapevolezza? 223. Ok, PSPE. 63, Siamo, 57, 37. siamo lì, non è cambiato quasi niente, un No. punto. Mm. Vite Ah, precedenti, 815. cervello era 9,2. In questo momento, uff, allora, come se si sta alzando. Allora, 11,3, poi dopo un attimo è diventato 11,5, adesso è 11,7. Potrà La arrivare... sento Mm, collegata qua, io la sento qua. dove? Sento che è entrata qua. Nel Dove? senso, è entrata anche lei nella sessione, la sento proprio dentro. Mhm. Come la vedi? La vedo, allora, che si diverte, stupita da quello che sente e è come se volesse andare a esplorare e sentire tutte le cose intorno. Mm-mm. Mm. Arriverà mai almeno al 28, come il druido a riposo? Con le condizioni di oggi, se lei si allena tutti i giorni, eh, ogni tanto può arrivare a sfiorarlo, sì, avrà l'occasione di sfiorare anche il 30. Tra le 33. capacità medianiche, quale può essere più nelle sue corde? Allora, questo mi è arrivato già prima, allora deve partire dal sentire le energie degli altri. Ok, quindi imparare a prendere domestichezza con l'energia del corpo e della mente. Quindi vedo prima iniziare dal corpo, quindi sentire l'energia del corpo, prima esterna e poi pian piano anche interna dei vari organi, della fisiologia, e poi passare all'energia della mente per poi arrivare a leggere le emozioni e i pensieri anche. Queste sono le prime due capacità che possono tornare velocemente. Nel frattempo lei può riuscire a rivedere le immagini in eterico se lei si concentra e si collega. Più avanti io vedo che lei può arrivare a essere, a prevedere Mhm. gli eventi, muovere gli oggetti. Ok. Queste cose può arrivare fino in fondo. Lavoro, come muoversi, visto che praticamente le tre cose che fa sono interferenti ed interferite, o quasi. Diciamo che può trasformarlo come dicevo adesso. Quindi come suo allenamento sentire come vibra il corpo delle altre persone, prima dall'esterno, poi proprio i vari organi e poi la testa, ok? E niente, lei senza toccare, senza proprio trasmettere alzare le sue vibrazioni alte, ok? E trasmettere nell'ambiente le vibrazioni alte. E così arrivano alla persona che è davanti Cos'è a una lei. pulizia energetica? Come si può chiamare? Un riequilibrio vibrazionale, direi. Mhm.
Una tecnica Ok. inventata da lei. Sì, Riequilibrio mm, vibrazionale. sì, esatto. Ok. Il druido esiste ancora? Il druido c'è, il druido lì. La vita del druido c'è ancora. Finché lei, vedo, in questa vita e in altre non la pareggia, e non arriva almeno alla capacità del druido, la vita del druido rimane, come se lei potesse in ogni istante andare a prendere la memoria. Tingere. Mm, E se superasse il druido, non serve più il non c'è druido. più, esatto, esattamente. Messaggio finale di Micaela a se stessa. Non farti fregare dalle interferenze esterne, sono pensieri, li vedi per te molto chiaro, devi solo prestare attenzione. Sono pensieri molto superficiali, frasi molto superficiali che arrivano così. Quelle sono le interferenze che possono riagganciarti da oggi in poi. Assolutamente tu sei in grado di tenerle completamente fuori. Anche la disarmonia nel tuo umore e nelle tue vibrazioni, quello è subito, subito interferenza, lo puoi vedere chiaramente. Questa era la cosa più che ci teneva a dire a Michaela. Ok, quelli nel cinema che fanno? La figlia è entusiasta e vuole anche lei imparare quello che sa fare la mamma. È il caso di dire alla figlia che era la sorella. Mm, 22 anni. no. In futuro. Magari fargli arrivare, insegnargli a sentirsi, a centrarsi, a sentire la sua anima e in quella maniera lì io vedo che arriverà a scoprirlo da sola. Mm. Come la vedi, Micaela? Allora, non ci sono più i veli che sono le persone che lei doveva portare avanti. Mm. Mm. E la vedo che si è alzata da terra e proiettata verso, eh, come se dovesse andare in alto, no? Quindi con vibrazioni alte, cervello alto, tutto alto. Mhm. La vedo proprio come se salisse su una scala immaginaria in mezzo al cielo e stellato e lei deve arrivare in alto, là dove tutte le potenzialità sono alla massima potenza. La vedi ancora legata alle 5 vite in No, una, alla madre, alla sorella, ai litigi, ai rapporti tossici, no, ai problemi, al senso del dovere. no, 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 no. La vedi libera di farsi un La viaggio. vedo libera, sì, proprio Mm. la vedo in questo momento nel qui e ora, con queste condizioni, lei è proprio centrata nel recuperare se stessa e le sue capacità medianiche. Benissimo. Mm, mm, mm. Con l'eco finale non abbiamo nient'altro da aggiungere, quindi abbiamo finito. Disconnettiti, Elena, da tutto e tutti e torniamo.